È il secondo giorno di vacanza. Ti svegli senza la sveglia. Guardi l'ora e per qualche secondo provi quella soddisfazione semplice che avevi immaginato per mesi. Oggi non devi correre da nessuna parte. Poi prendi il telefono. Non c'è un messaggio urgente, così controlli il meteo, anche se fuori dalla finestra si vede benissimo che tempo fa. Rispondi a una mail, che poteva aspettare. E prima di colazione hai già pensato a dove andare, a che ora muoverti, a quale spiaggia conviene scegliere per evitare traffico e confusione. Magari sistemi anche qualcosa che era già a posto. Niente di grave naturalmente. La giornata può essere piacevole lo stesso. Eppure, sotto tutte queste piccole azioni rimane una sensazione difficile da spiegare. Hai finalmente il tempo che volevi e senti subito il bisogno di dargli una forma. Quando succede, le spiegazioni disponibili sono molte. Il viaggio ti ha stancato, il letto è diverso, fa caldo, hai cambiato orari. A volte è davvero così. Il corpo ha bisogno di un po' di tempo per capire che la pressione è diminuita. Però c'è un dettaglio curioso. Spesso continuiamo a fare proprio le cose delle quali dicevamo di volerci allontanare. Apriamo le mail del lavoro senza che nessuno ce lo chieda. Prepariamo un programma per una giornata che avrebbe potuto non averne uno. Cerchiamo il ristorante per la sera e dopo 10 minuti siamo ancora lì a confrontare recensioni, fotografie, distanze e parcheggi. Il riposo è arrivato, almeno sulla carta. Ma noi continuiamo a cercare un compito. Sembra quasi che la giornata lasciata libera ci faccia più domande di una giornata piena. Per gran parte dell'anno, essere occupati è un lavoro silenzioso. Viene deciso a che ora devi alzarti, dove devi andare, cosa viene prima e cosa può aspettare. Ti viene consegnata una sequenza. Può essere una sequenza pesante, persino assurda, ma questo evita che tu debba inventare da capo il senso di ogni ora. In certi periodi, questa struttura diventa soffocante e desideri liberartene quanto prima. Quando poi però scompare, scopri che ti sosteneva in modi che neanche tu sai riconoscere. Se alle 10 hai una riunione, alle 11 una telefonata, nel pomeriggio una consegna, puoi lamentarti di essere pieno di cose da fare, però sai sempre cosa viene dopo. Il secondo giorno di ferie, alle 10:17, nessuno ha deciso per te. Dovrebbe essere una buona notizia. A volte invece ti lascia un po' spaesato. Il tempo libero ti pone anche una domanda alla quale potresti essere meno allenato di quanto pensi. Che cosa vuoi fare adesso? Durante l'anno rispondi soprattutto a ciò che è necessario. Prepari, consegni, accompagni, sistemi. Il criterio è già lì e puoi seguirlo anche nelle giornate in cui non hai molta energia. In vacanza però quel criterio si indebolisce e il desiderio dovrebbe prendere il suo posto. Ma il desiderio non funziona come un'agenda. A volte è confuso, cambia idea o non propone niente di speciale. Così alla domanda «che cosa ti va di fare?» rispondi con le cose che si fanno quando si è in vacanza. Andare al mare, visitare un centro di una città di un piccolo paese, provare un ristorante. Magari ti fa davvero. Altre volte invece stai semplicemente usando un programma conosciuto per non restare davanti a una risposta poco spettacolare, ovvero «oggi non lo so». Anche questa incertezza può agitare, soprattutto se sei abituato a essere una persona che fa sempre le cose che occorre fare. C'è anche qualcosa di più delicato, potremmo dire, che riguarda il modo in cui impariamo a sentirci utili. Una richiesta, un problema da risolvere, qualcuno che aspetta una risposta. Sono fatiche, è vero, ma contengono anche una piccola conferma. Dicono che hai un posto, che servi a qualcosa, che la tua presenza produce un effetto. Non occorre essere ossessionati dal lavoro per abituarsi a questa sensazione. Può accadere anche a chi si occupa della famiglia, a chi organizza ogni cosa per gli altri, a chi tiene insieme un gruppo, a chi è sempre quello affidabile. Poi vai in vacanza e almeno per qualche giorno nessuno ha davvero bisogno della tua efficienza. Rimani tu, senza la prova continua di ciò che sai fare. In quel passaggio può comparire una domanda che di solito non sentiamo perché le incombenze parlano più forte. Come trascorro un tempo nel quale non devo dimostrare di essere necessario? È comprensibile che la risposta spontanea sia inventare qualcosa da gestire. La vacanza diventa un piccolo progetto. Si parte presto per non perdere la giornata, si cerca il posto migliore, si controlla se stiamo sfruttando bene i giorni disponibili. Persino una passeggiata può assumere il tono di un'attività da completare. Se piove sembra che qualcuno abbia sottratto una parte dell'investimento. Se restiamo in albergo o nell'appartamento, affiora il dubbio che stiamo sprecando un'occasione. A quel punto non stiamo fingendo di divertirci. Magari ci divertiamo davvero,
solo che abbiamo portato con noi il criterio che conosciamo meglio, quello della resa. Una giornata deve restituire qualcosa, un ricordo, una fotografia, un posto visto, almeno la sensazione di averla usata bene. Questa tensione si sente anche nei rapporti. Durante l'anno diciamo che vorremmo più tempo con le persone che amiamo. In vacanza quel tempo arriva in blocchi molto più grandi del solito e non sempre sappiamo come starci. Senza orari, commissioni e problemi pratici, alcune conversazioni durano meno del previsto. Ci si irrita per la strada da prendere o per quanto tempo l'altro impiega a prepararsi. Si discute su cosa fare nel pomeriggio con un'intensità sproporzionata, perché decidere il programma è più semplice che ammettere una cosa leggermente imbarazzante. Essere insieme senza uno scopo preciso può metterci a disagio. Non significa che il rapporto non funzioni. Forse ci siamo abituati a incontrarci soprattutto mentre facciamo qualcosa e quando quel qualcosa manca dobbiamo ritrovare una vicinanza che è meno organizzata. Naturalmente riposare non vuol dire per forza stare fermi. C'è chi recupera energia camminando per ore, magari cucinando per molte persone o partendo presto per vedere un luogo nuovo. Un pomeriggio immobile può essere molto più faticoso di una lunga escursione. La differenza che mi interessa riguarda il bisogno di ottenere una prova della giornata. Puoi riempirla di attività e sentirti libero, perché le hai scelte senza dover dimostrare niente. Puoi anche restare su una sdraio e passare tutto il tempo a controllare se ti stai rilassando abbastanza. Da fuori le due situazioni raccontano poco. Per questo le solite prescrizioni sullo staccare, spegnere e rallentare spesso non arrivano al punto. Il ritmo adatto cambia da persona a persona. Ciò che pesa è la sorveglianza continua, quel piccolo esaminatore che alla sera vuole sapere se hai usato bene persino il giorno in cui non dovevi concludere nulla. Così anche il riposo finisce sotto esame. Dopo 2 giorni cominci a chiederti se hai staccato davvero. Valuti come stai dormendo, da quanto spesso guardi il telefono, se ti senti più leggero. Se la risposta non ti convince, provi a impegnarti meglio. Niente email, più lettura, una passeggiata al tramonto, magari qualche minuto di meditazione. Sono tutte cose sensate e possono fare bene. Il problema, però, compare quando diventano un'altra verifica. Ti osservi mentre riposi come osserveresti un lavoro in corso, aspettando i primi risultati. E il corpo, che fino a pochi giorni prima riceveva fretta e richieste dalla mattina alla sera, dovrebbe adeguarsi in 48 ore al nuovo programma e mostrarti che la vacanza sta riuscendo. Credo che i primi giorni servono anche a incontrare questa goffaggine. Non hanno necessariamente un messaggio profondo e non occorre trasformare ogni impulso a prendere il telefono in una rivelazione. A volte sei soltanto stanco, sei soltanto accaldato, sei soltanto fuori ritmo. Ma se l'irrequietezza torna ogni volta che non hai un compito, vale la pena riconoscerla. Perché ti dice qualcosa sul rapporto che hai costruito con la tua utilità. Per 11 mesi hai ricevuto conferme attraverso ciò che concludevi, che risolvevi, che tenevi sotto controllo. Poi il calendario si apre e quelle conferme diminuiscono tutte insieme. È normale quindi che una parte di te tenti di ricrearle, magari organizzando una gita con la stessa precisione con cui organizzeresti una trasferta lavorativa. Qui il minimalismo può offrire una lente meno ovvia di quella abituale. Di solito lo immaginiamo come un gesto di sottrazione, meno oggetti, meno impegni, meno rumore. La vacanza invece realizza per qualche giorno una sottrazione molto più ampia, perché lasci la casa, il luogo di lavoro, una parte delle abitudini e molte delle richieste quotidiane. Quello spazio liberato, però, conserva il modo in cui hai imparato ad attraversare il tempo. Puoi avere davanti a te una mattinata intera vuota e continuare a misurarla con il criterio della produttività. Oppure puoi sederti davanti al mare e domandarti dopo 5 minuti che cosa fare dopo. La sottrazione rende visibile questa abitudine. Da sola non la scioglie. Ed è già molto perché durante l'anno il ritmo delle giornate la nasconde quasi perfettamente. Basta guardare per qualche minuto ciò che accade su una spiaggia. C'è chi arriva con borse, giochi, bevande, libri e un programma per ogni ora. E c'è invece chi si siede e sembra non fare nulla. Non sappiamo chi stia meglio e sarebbe ingenuo trasformare una persona immobile in un modello di saggezza. Magari si sta annoiando terribilmente. La differenza interessante però è un'altra. Alcune persone tollerano che il tempo passi senza doverlo giustificare. Altre invece sentono quasi subito il bisogno di intervenire. Io non credo che questa capacità si possa comandare. Sicuramente non compare perché abbiamo prenotato una stanza vicino al mare. Si vede piuttosto nelle piccole reazioni. Quanto tempo lasciamo trascorrere
prima di cercare uno schermo, una decisione o una cosa utile da fare. Se nei prossimi giorni ti accorgi di questa agitazione, forse puoi evitare di aggiungerla all'elenco dei problemi da risolvere. Non devi costringerti a stare immobile e neppure a dimostrare di saper riposare. Potresti lasciare senza programma, per esempio, una piccola parte della giornata, anche soltanto mezz'ora, e vedere che cosa succede. Magari dopo 7 minuti prendi il telefono, magari cominci a pensare alla cena o qualcosa rimasto in sospeso al lavoro. Va bene. Il punto però è accorgerti della velocità con cui la mente produce un incarico quando nessuno gliene ha assegnato uno. Non per correggerla subito, ma per conoscere meglio il meccanismo che durante il resto dell'anno sembra del tutto normale. Può darsi che dopo qualche giorno il sonno diventi più profondo, che il libro cominci finalmente a scorrere e che il telefono resti nella borsa un po' più a lungo. Oppure, questa volta no. Ci sono vacanze storte, ci sono luoghi sbagliati, preoccupazioni che viaggiano con noi e situazioni delle quali una settimana libera non può proteggerci. Il valore di quei giorni non dipende dalla perfezione con cui riesci a rilassarti. A me interessa soprattutto il momento in cui ti accorgi che stavi cercando un compito senza averne bisogno. È un dettaglio piccolo, o almeno può apparire così, ma può accompagnarti anche quando tornerai a casa, perché mostra quanta parte delle tue giornate nasce dalle necessità reali e quanta dal bisogno di sentirti sempre utile. E questa difficoltà comincia molto prima delle ferie, nei minuti vuoti di una giornata qualsiasi. Appena non succede niente, cerchiamo qualcosa da guardare, da ascoltare o da controllare. Nel video che trovi qui da qualche parte, provo a capire proprio perché non riusciamo più a stare senza stimoli. È il punto da cui continuerei questa conversazione. Grazie.